Ciao, sono Davide. Allora, oggi andremo a preparare la sugna. Allora, ma che cos'è la sugna? La sugna non è altro che quello che si mette sul prosciutto, che si spalma sul prosciutto per poter proteggere la carne, diciamo viva, durante la stagionatura. È un impasto fatto con del grasso di maiale e mescolato con della farina di riso per mantenere il gluten free del prosciutto. Si può utilizzare in diverse preparazioni, come qualcuno lo mette sul culatello, qualcuno lo mette sul fiocco e diverse altre preparazioni di salumi. Durante la preparazione però andremo a creare un liquido che poi dopo si addenserà. Questo liquido alla fine sarà lo strutto e sarà utile anche per andare a fare delle fritture. Ma andiamo a vedere come preparare la sugna. Come vedete qua ho una cassetta dove ho dei pezzi di grasso, diciamo, di pancia. Questo qua me lo tengo per fare il lardo stagionato, e ho tenuto i pezzi un pochettino più alti, e quello un pezzo più basso, che circa è 1,4 kg, questo qua lo andrò a fare a dadini per poi andare a farlo bollire. Adesso vi faccio vedere. Ci tiriamo via la cotica pian pianino, l'importante è tirarla via, non c'è esigenza di fare proprio precisa. L'importante è che la tirate via, perché non deve essere nel preparato, insomma, diciamo. Quindi vedete, sto tirando via un po' alla volta, senza strisciarla così come fanno i veri professionisti. L'importante è che non sia sul cubetto. Quindi un po' alla volta, così non c'è problema. Ecco, guardate. Poi abbiamo proprio il grasso vero e proprio. Questa cotica a me non mi serve, la tengo da parte, non si sa mai, per fare qualche altro, cotica e fagioli, e vediamo. Vado a tagliarla a dadini. Quindi faccio delle strisce. Se più i dadini sono piccoli, più fate prima a estrarre, diciamo, lo strutto. C'è anche chi lo macina e lo scalda macinato, ma io lo faccio così a dadini, è sufficiente, anche perché se mi va con questa preparazione, vi metto poi qua il link, ci si possono fare anche i ciccioli frolli con questi cubetti qua. Ho già fatto il video, vi metto qua il link se volete andarlo a vedere. Diciamo, se andiamo un pochino avanti con la cottura, questi dadini potrebbero diventare ciccioli frolli. Allora, vi procurate una pentola abbastanza capiente da poter contenere questi dadini, però prima di inserirli dentro andiamo a metterci sotto un cucchiaio di strutto. Ok, ve lo procurate. Questo qua è della mia precedente sugna, che lo tengo da parte, lo uso anche per friggere. Un cucchiaio o due. Questo qua servirà per far partire, diciamo, la cottura, perché se lo mettete dentro così il rischio è che si bruci, e se si brucia dopo poi prende quel gusto di strinato. Quindi facciamo partire la piastra a fuoco medio. Ecco, si sta sciogliendo. Vado a inserire dentro i miei cubetti. Oh, un po' di fumo e un po' di odore lo farà, Ecco, pian pianino lo lasciate andare, che fa proprio il suo brodo. Si andrà un po' a sciogliere, creerà tutto il suo unto, che poi noi andremo a estrarre
ci vorrà circa forse anche una mezz'oretta. Ecco, guardate, dopo circa una ventina di minuti vi trovate in questa situazione qua. Io vado ad estrarre questi pezzettini di grasso che sono rimasti, che poi dopo magari se ci riusciamo vi faccio vedere un pochettino di ciccioli frolli. Ecco qua. Tutto questo liquido che vi rimane, che adesso andrò a filtrare in questa maniera. Questo qua adesso lo vedete liquido, ma lasciandolo raffreddare diventerà solido e diventerà lo strutto. Adesso questo qua lo lascio raffreddare a temperatura ambiente, va benissimo. Io ho la comodità dell'abbattitore, lo metto nell'abbattitore e faccio un pochino prima, però lo lasciate raffreddare nel giro di 3-4 ore, si rassoda. Quando proprio non fuma più mettetelo in frigo che si rassodi, poi il giorno dopo vedremo cosa fare. Ok, li ho messi in abbattitore. Con questo pochettino di cubetti di ciccioli che sono rimasti, li metto in uno straccio, li vado un po' a strizzare in questa maniera. Ce ne vengono pochissimi, Ecco fatto. Una volta che li ho strizzati ci vado ad mettere un po' di sale, un po' di pepe, poi normalmente, vedete, c'ho il torchio là di dietro, si presserebbero col torchio, ma sono talmente pochi che uso lo schiacciapatate che va bene lo stesso. Ecco. Li metto qua sopra perché sgoccioleranno un sacchissimo ancora. Ecco. Un po' di ciccioli frolli. Caldi sono una cosa da giù di testa. Bene, mi libero un po', poi dopo andiamo avanti con la sugna. Ecco, guardate come si era assodato. Devo tenerlo anche un pochettino più tenero. Comunque, se voi lo lasciate una notte in frigo diventa duro, lo tenete fuori dal frigo un paio d'ore a temperatura ambiente, diventa abbastanza un pochettino morbido da poterlo lavorare. Mi sono già preparato la farina. Allora, di 1,2 kg che era il grasso, il lardo, che era 1,4 kg, tolta la cotenna è rimasto 1,2 kg. Una volta che ho estratto tutto il lardo, lo strutto, insomma, è rimasto 1 chilo. Quindi 1 chilo di farina di riso, pian pianino ce la vado ad aggiungere, quindi il rapporto è 1:1 e vado a mescolare, a impastare. Dovremo ottenere una pasta simile al pongo. Allora, c'è chi ci mette il pepe. Io l'ho già detto in diversi video, non ce lo metto perché mi piace avere proprio la sugna chiara, senza i puntini, così. Però il rapporto del pepe ve lo do, ci vanno circa
5 grammi di pepe ogni mezzo chilo di sugna. Questo è il rapporto che mi hanno insegnato. Io non ce lo metto perché, come sapete, a me non mi piace chiara. Voi sapete che comunque la sugna serve solamente a tenere morbida la carne, per non farla seccare, non conferisce nessun gusto alla carne, quindi io preferisco lasciarla chiara perché mi sembra un pochino più bella. Io lo sto facendo a mano, però se avete un'impastatrice col gancio vi dà una mano sicuramente. Però visto che abbiamo fatto la cottura del grasso, del lardo e l'impasto, mi sembrava doveroso farlo a mano, anche perché, diciamocela chiaramente, se voi andate in un supermercato, comprate una vaschetta da mezzo chilo di strutto, ci aggiungete la farina di riso, avete già fatto. Però normalmente quando uno fa i salumi fatti in casa si trova poi ad avere magari dei pezzi di lardo ed è comodo poterli utilizzare in questa maniera. Quindi avete visto, con un pezzo di lardo abbiamo fatto i ciccioli, pochi, pochissimi, perché poi anche magari cotti un po' velocemente, però sono buoni. Ecco, poi dopo andate un pochettino a tatto, quando sentite che è bella soda, vi fermate e la suglia è pronta, guardate. Io adesso questa qua, siccome è ancora un po' leggermente caldina al centro, la metterò in frigo per una notte a farla raffreddare, poi dopo io la conservo in un luogo fresco, in una scatola, e mi dura un sacco di tempo. Se vedete che è troppo tenera, aggiungete un pochettino di farina di riso. Io direi che così sia veramente a posto. Quindi voi questa pasta qua adesso, una volta che si rassoda, la potete utilizzare da spalmare sui vostri salumi. Va bene, io direi che abbia detto tutto. La sugna l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche i ciccioli, anzi me li merito. Grazie dell'attenzione, direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate lì, seguitemi sugli altri social che trovate sotto in descrizione, vi lascio comunque le dosi lo stesso nell'info box, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao da Davide.